Ciao a tutti! Per chi già ci segue saprà che qualche settimana fa abbiamo acquistato un ex camion dei pompieri per trasformarlo in un camper overland. Per noi ormai è il quarto camper che decidiamo di acquistare e personalizzarlo. Abbiamo iniziato con un Leyland Sherpa, poi siamo passati ad un Iveco Daily e durante il lockdown, passato in Marocco, abbiamo deciso di fare un passo più grande e acquistare un camion, ma non un 4x4, un camion normale. E dopo tante piantate in giro per i Balcani, abbiamo deciso di fare un altro passo e prenderne uno un po' più piccolo e un po' più agile, ma più vecchio. Buongiorno, siamo sotto Zinzi. Adesso vi faremo una breve descrizione, un breve riassunto del perché abbiamo scelto questo mezzo e vi presenteremo la nostra nuova futura casa. Buongiorno! Buongiorno. Vi spieghiamo un po' perché abbiamo scelto di prendere questo mezzo. Sono anni che cercavo fondamentalmente, perché Eli non è che... Io sono più, la mia finalità è il viaggio, poi come... non è importante, per me l'importante è viaggiare. Invece io ero anni che studiavo e mi informavo su quale mezzo fosse il più adatto fondamentalmente alle nostre esigenze per viaggiare. Cercando, alla fine siamo rimasti su Mercedes-Benz, Daimler-Benz degli anni 80, anche se questo è del 1977, però è la stessa meccanica di quelli degli anni 80. E il mezzo in questione è un Mercedes 1017 AF, quindi con la trazione integrale inseribile. Abbiamo scelto questo mezzo per una questione di reperibilità, soprattutto dei pezzi di ricambio in tutto il mondo, perché Mercedes è mondiale e i pezzi di ricambio di questi mezzi si trovano ancora veramente molto facilmente. Quindi il primo punto è stato questo. Il secondo punto è l'affidabilità dei motori Mercedes, motori e meccanica Mercedes, perché comunque in quegli anni facevano dei mezzi straordinari. E il terzo punto è che questo motore è veramente eccezionale. Questo è un 6 litri 170 cavalli turbo, l'OM 352, lo stesso che montava Mannu. L'unica cosa che cambia è che è turbo e più potente, quindi il motore già lo conosciamo fondamentalmente, e i consumi di questo mezzo rimangono abbastanza ridotti. Questo diciamo che è un altro punto molto importante per noi, perché comunque per viaggiare avere un mezzo che consuma l'impossibile, come tanti altri mezzi che abbiamo visto e pensato, diventava troppo caro. Che poi hai detto bene, lo conosciamo, cioè conosciamo in termini di affidabilità, sì. Perché comunque Mannu, anche prima della partenza, quando l'abbiamo allestito, ci abbiamo hai messo ben poco le mani a livello di meccanica, quindi ci siamo avventurati con un camion che comunque è datato, ma nonostante fosse datato è sempre stato una roccia, cioè non ci ha mai dato nessun tipo di problema dal punto di vista meccanico. Io mi sono affidata alla conoscenza di Sebastiano da questo punto di vista, perché comunque non è un'idea degli ultimi mesi o dell'ultimo anno. L'idea di prendere un camper 4x4, un camion 4x4 è stato fin dal primo giorno da parte di Sebastiano un sogno. Infatti nel 2016, quando siamo partiti con il nostro primo camper, lui soprattutto era già con l'idea di vorrei prendermi in futuro, il mio sogno sarebbe prenderci un camion 4x4. Abbiamo fatto diversi passaggi, piccoli step, e alla fine dopo 6-7 anni siamo riusciti a prendere un camion 4x4 che il camion, poi questo era proprio il mio sogno. Sì, infatti nell'ultimo anno e mezzo, quando capitava durante il nostro viaggio di incontrare dei mezzi del genere, io gli dicevo guarda il camion dei tuoi sogni. E alla fine abbiamo realizzato un sogno, sì. La scelta della doppia cabina, come molti ci avete chiesto, diciamo che è stata... Allora, inizialmente è stata per il fatto che la doppia cabina costa molto meno. Possiamo dirla chiaramente questa cosa, perché comunque quanto è una differenza di 10.000 c'è una differenza di 10.000 euro all'incirca,
e quindi 10.000 euro sono tanti soldi, e quindi inizialmente è stato per questo motivo la scelta della doppia cabina, perché comunque la cabina singola ti lascia molto più spazio posteriormente. Molti prendono la doppia cabina e la tagliano, però noi ci abbiamo riflettuto molto e andare a tagliare questa doppia cabina non avrebbe senso, perché dovresti fermarti al parafango, diciamo, e quindi recupereresti solamente 90 cm. Invece di doppia cabina noi abbiamo uno spazio utile all'interno di 160 cm. Andare a tagliarlo per avere 90 cm in più di cella non ci sembrava una cosa logica, e quindi abbiamo scelto di farci la nostra camera da letto nella doppia cabina, separata, con un passaggio da davanti a dietro che andremo a fare in futuro più avanti. Non è un lavoro a cui diamo la priorità in questo momento. Adesso la priorità sta nell'allestire la cella posteriore, e poi dopo si vedrà a questo punto. E nella cella posteriore avremo un divano che all'occorrenza può diventare un letto matrimoniale di misure alla francese, quindi per il momento diciamo che ce lo facciamo andare bene così. Sì, e poi più avanti finiremo. Noi questo camion l'abbiamo preso e poi non abbiamo fretta di finirlo in ogni suo dettaglio. Abbiamo un budget comunque abbastanza limitato, perché abbiamo venduto il nostro Mannu e abbiamo quel budget lì, e non è così semplice finire un camion 4x4 in tutti i suoi dettagli come lo si vorrebbe dal punto di vista economico, quindi abbiamo scelto di prenderlo, e poi piano piano negli anni, continuando a spostarci, a viaggiare, lavorare, faremo modifiche appunto. Ma fatto bene, insomma, non in maniera veloce e grossolana. Esatto, quindi adesso inizieremo i lavori piano piano sui punti più importanti, e poi sicuramente riprenderemo presto a viaggiare, a lavorare soprattutto. Andremo a lavorare il prima possibile. La prima cosa che faremo, finito i lavori essenziali, e poi piano piano finiremo tutto il restante dei lavori. A tal proposito, visto che hai aperto l'argomento economico, in concomitanza a questo progetto stavamo elaborando anche un altro progetto che è una sorta di collaborazione assieme a mio padre, che lui è torronaio e produce appunto il torrone. Abbiamo creato un prodotto che tramite l'acquisto di questo prodotto potrete aiutarci appunto alla realizzazione della nostra nuova casa Zinzi. Ovviamente vi lasciamo la mail in descrizione, per qualsiasi informazione siamo a vostra completa disposizione. Ho fatto la rima. E niente, adesso vi presenteremo il prodotto e vi auguriamo un buon proseguimento e una buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Una serie limitata di morbide barrette di torrone 100% miele sardo con una colata di cioccolato fondente al latte e al pistacchio. Dopo la presentazione è arrivato il momento di partire in ordine cronologico dall'arrivo di Sebastiano con Zinzi, la nostra nuova casa. Beh, com'è stato il rientro? Bello. E a te com'è stato il rientro col camion nuovo? Mamma mia, spettacolo. Adesso stiamo andando a prendere le misure per fare le finestre, perché non abbiamo neanche un minuto da perdere. Sì, abbiamo proprio i tempi super ristretti. Super stretti. E quindi ogni secondo è prezioso. E soprattutto che è un lavoro da fare il prima possibile le finestre. Il tempo che le preparino, ovviamente. Esatto. Ci vuole il suo tempo. Adesso per farvi capire le dimensioni. È piccolina la ruota? È grande la ruota e sono piccolina io. Enorme. Step numero 1: prendere le misure per le finestre. Abbiamo deciso di rivolgerci ad un artigiano per fare delle finestre su misura,
che rispondessero perfettamente alle nostre esigenze, ma soprattutto perché ci sembrava la scelta più giusta. La gomma che lo metti di sopra, lo Cosa stiamo andando a fare adesso? A prendere le misure per rivestire la cella internamente. Dobbiamo anche dobbiamo anche prendere tutti i tubi e corrugati per fare passare l'impianto idraulico e l'impianto elettrico. Ieri sono riuscito finalmente a fissare come si deve la cella al controtelaio. Adesso sto aspettando le molle a compressione per fissare il controtelaio al telaio. Quando arriveranno quello è un discorso finito, quindi non vediamo l'ora. Siamo andati l'altro giorno dal fabbro per farci fare le finestre su misura. Abbiamo deciso di farcele fare e non di acquistare di quelle già diciamo pronte, quindi non vediamo l'ora di montare anche le finestre. Insomma, abbiamo un sacco di cose da fare, però per il momento adesso iniziamo a prendere tutte le misure per il futuro pavimento, pareti, soffitto, insomma, vi portiamo con noi. Pavimento rialzato e tutto quanto. Buongiorno, oggi dobbiamo andare a Cagliari, che dobbiamo comprare tutto il materiale per iniziare la camperizzazione, quindi ci aspettano un paio di ore di viaggio. Per me sarà la prima volta che salirò su un nuovo mezzo. Sono super emozionata, un po' assonnata però. Che fai, Ondina? Ondina, comandante. Vivendo in un paesino in mezzo alle montagne della Sardegna, il passaggio in ogni singolo centro abitato per giungere alla meta, ossia Cagliari, non è affatto semplice per le dimensioni del mezzo, soprattutto in certi orari della giornata. L'abbiamo scampata. Sei contento? Non c'era nessuno. Meno male. Oggi è lunedì e tutti sono a lavoro. E poi all'arco di mezzo alle gambe. Mira come sei messa. Della Speranza, siamo arrivati a Cagliari, al Bricco. Com'è stato? Lungo. Tutte deviazioni. Eravamo in 131, c'erano un sacco di deviazioni e traffico. Adesso un bel paio d'ore al Bricco. Sicuramente, perché abbiamo veramente tanta roba da prendere. Quindi speriamo ci facciano i tagli. Siamo ad Albrico e dobbiamo fare un sacco di tagli, solo che sono misure standard, quindi dobbiamo ragionare un po' per quanto riguarda i centimetri per non sprecare via niente, anche perché poi il prezzo del legno è carissimo, è aumentato tantissimo rispetto a quando stavamo facendo a mano, quindi non bisogna sprecare neanche un pezzettino di legno. Primo round fatto. Abbiamo caricato la roba in camion e poi dovremo ritornare, andiamo a mangiarci qualcosa, sono le 2:30, stiamo morendo di fame e il fatto che ci sono un sacco di calcoli e ragionamenti da fare, con la fame non siamo troppo concentrati, quindi andremo a mangiare qualcosa e poi torneremo qui. È più stretta, quindi non so. Facce da Bricco. Abbiamo passato tutta la giornata dal Bricco, abbiamo preso tutto quello che ci serviva qui. Ci mancano le vernici che avremmo dovuto prendere oggi, però abbiamo impiegato molto tempo qua, quindi torneremo domani a Cagliari. Adesso ci rimettiamo in strada, dobbiamo percorrere 120 km e poi domani si riscenderà a Cagliari. In macchina però questa volta, perché le cose abbastanza voluminose le abbiamo acquistate oggi.
secondo giorno di lavori sulla cella che è messa molto male. Questa volta abbiamo fatto tagliare tutto il legno da Brickman. Da sotto invece viene fissata in questo modo.